Oggi vedremo come aggiornare il firmware della Sony Alpha 7 IV. La procedura può sembrare complicata, ma in realtà è semplicissimo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su S-Video. L'aggiornamento per la Sony Alpha 7 IV si esegue dal computer e fino a qui nessun problema, solo che Sony ha creato qualche problemino con il firmware 1.05 che diventa fondamentale per l'Alpha 7 IV. Ciò significa che se avrete una versione precedente a questo firmware dovrete fare effettivamente due aggiornamenti. Infatti il primo servirà a portare il firmware 1.05 e poi successivamente potremo liberamente aggiornare la nostra fotocamera a tutti i firmware successivi. Infatti personalmente sono partito al firmware 1.01, ho eseguito l'aggiornamento al firmware 1.05 e poi l'ho aggiornata al firmware 1.10 che era l'ultima versione disponibile. Oggi invece è disponibile la versione 1.11 ma la procedura rimane identica e teoricamente la procedura rimarrà uguale anche per le eventuali versioni successive del firmware che Sony rilascerà nel corso del tempo. Quindi ragazzi, se avete una versione precedente al firmware 1.05 dovete iniziare a seguire il tutorial da adesso, mentre se la vostra Sony ha un firmware 1.05 o successivo potete saltare il primo step. Quindi prima di tutto assicuratevi di avere la batteria carica e onde evitare qualsiasi problema fate in modo che sulla scheda di memoria non ci siano foto o video. Quindi accendete la vostra Alpha 7 IV, recatevi nella scheda del menu ed andate nella voce 12, ovvero l'ultima, e leggete la versione del firmware. Se come me avete la versione 1.01 allora prima dovete aggiornare alla versione 1.05 e poi alle versioni successive. Quindi prima di tutto estraiamo la scheda SD dalla fotocamera ed inseriamola nel PC. Ora rechiamoci su Google e scriviamo aggiornamento Sony Alpha 7 IV e clicchiamo sul primo link. In ogni caso vi lascio il link diretto in descrizione. E quindi, dato che dobbiamo prima di tutto installare la versione 1.05, cliccheremo sul primo pulsante che ci porta alla pagina installazione di questa versione. Sulla pagina è presente tutta la guida, ma vi mostro l'intera procedura. Clicchiamo quindi su download, leggiamo il contratto di licenza per l'utente e clicchiamo nuovamente su download e scarichiamo il file direttamente nella scheda di memoria. Così come lo vediamo, il file deve essere nella root della scheda, quindi non rinominate il file bodydata.dat e non mettetelo in nessun'altra cartella. Salvatelo così come ve lo sto mostrando. A questo punto estraete la scheda di memoria ed inseritela nella Sony Alpha 7 IV. Accendetela e recatevi nel menu di prima. Questa volta però dovremo cliccare su aggiornamento software e leggiamo attentamente che cosa ci raccomanda Sony. In sintesi ci viene detto di non fare nulla durante l'aggiornamento e di avere pazienza ed attendere il riavvio della fotocamera. Quindi una volta terminata la lettura clicchiamo su esegui. Adesso la fotocamera si spegnerà e poi dopo qualche istante il LED rosso della scheda di memoria lampeggerà. Lasciamo quindi che si aggiorni. Nel mio caso ho atteso circa 4 minuti. Quindi clicchiamo su OK e verifichiamo che si sia aggiornata correttamente. Come leggiamo, la versione adesso è la 1.05. Finalmente abbiamo la versione di base del firmware e quindi potremo aggiornare alle versioni successive. Ovviamente ragazzi, però sul sito Sony date sempre un'occhiata a tutte le raccomandazioni. Come vi dicevo, nel mio caso ho effettuato l'aggiornamento alla versione 1.10, ma poco cambia perché appunto la procedura è identica. Quindi adesso dobbiamo rifare la stessa procedura di prima. Pertanto spegniamo la Sony ed inseriamo la scheda di memoria nel PC. Se presente a causa dell'aggiornamento precedente, cancelliamo il file bodydata.dat dalla scheda. Adesso quindi rechiamoci nella pagina di download di prima, ma invece di selezionare la versione 1.05 selezioniamo la versione del firmware successiva, ovvero ultimo aggiornamento, che vi porterà automaticamente all'ultima versione del firmware disponibile. Clicchiamo quindi su download, leggiamo il contratto di licenza per l'utente, clicchiamo nuovamente su download e scarichiamo il file direttamente nella scheda di memoria. Come vi ho detto prima, il file deve essere nella root della scheda, quindi non rinominate il file bodydata.dat e non mettetelo in nessun'altra cartella. Salvatelo così come lo state vedendo. A questo punto estraete la scheda di memoria ed inseritela nella Sony Alpha 7 IV. Accendetela e recatevi nel menu della versione del firmware. Come potete vedere segnala l'aggiornamento da 1.05 a 1.10 perché io avevo scaricato quella versione. Voi vedrete invece la versione che state aggiornando, quindi la 1.11 o eventuali firmware successivi. E leggiamo sempre attentamente cosa ci raccomanda Sony. E di nuovo ci viene detto di non fare nulla durante
dell'aggiornamento è di avere pazienza ed attendere il riavvio della fotocamera. Quindi una volta terminata la lettura clicchiamo su esegui. Adesso la fotocamera si spegnerà e poi dopo qualche istante il LED rosso della scheda di memoria lampeggerà. Lasciamo quindi che si aggiorni. Nel mio caso ho atteso circa 4 minuti e 30. Quindi clicchiamo su ok e verifichiamo che si sia aggiornata correttamente. Come leggiamo, la versione adesso è proprio quella che avevo scaricato. E adesso, come per l'aggiornamento precedente, non rimane che estrarre la scheda di memoria, inserirla nel PC ed eliminare il file bodydata.dat. E quindi ragazzi, solo se avete una versione del firmware precedente alla 1.05 dovrete effettuare questa doppia procedura di aggiornamento. Ma una volta che effettuerete questi aggiornamenti, il tutto sarà molto più semplice, a meno che Sony non rilascerà eventuali nuovi aggiornamenti che richiederanno altri firmware. Ma onestamente spero di no. E quindi, onde evitare qualsiasi problema, se state vedendo questa guida ed è stato rilasciato un firmware successivo all'1.11, vi consiglio di dare sempre un'occhiata alla pagina del firmware Sony, dove effettivamente vi verrà spiegato tutto e ci saranno elencati tutti i requisiti minimi. Ragazzi, se non sono stato troppo contorto, vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Io onestamente la prima volta che ho visto questa procedura ho detto aspetta, ma che cosa devo fare? Però effettivamente è stato semplicissimo e l'ho fatta veramente nel giro di pochi minuti. E voi invece che versione del firmware avete sulla vostra Sony?